Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Ecalta Pfizer SRL, ultimo aggiornamento, 31 gennaio 2022. Cos'è Ecalta? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Ecalta durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cos'è Ecalta? Ecalta ha un farmaco a base del principio attivo anidula fungina, appartenente alla categoria degli antimicotici e nello specifico altri antimicotici per uso sistemico. È commercializzato in Italia dall'azienda Pfizer SRL. Ecalta può essere prescritto con ricetta OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Confezioni: Ecalta 100 mg Polv. Per Conc. Per Soluz. Per Inf. Uso EV flaconcino 30 ml. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Pfizer Europe MAEG. Concessionario: Pfizer SRL. Ricetta: OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Classe H. Principio attivo: anidula fungina. Gruppo terapeutico: antimicotici. Forma farmaceutica: polvere. Indicazioni: trattamento delle candidiasi invasive in pazienti adulti e pediatrici di età compresa tra 1 mese e 18 anni, vedere paragrafi 4, 4 e 5, 1. Posologia: il trattamento con Ecalta deve essere iniziato da un medico esperto nel trattamento delle infezioni micotiche invasive. Posologia: prima dell'avvio della terapia devono essere prelevati i campioni per gli esami micologici. La terapia può essere iniziata prima che siano noti i risultati dei test culturali e può essere adattata di conseguenza quando questi risultati saranno disponibili. Popolazione adulta, dosaggio e durata del trattamento. Il 1 giorno di trattamento deve essere somministrata una singola dose da carico da 200 mg, successivamente seguita da 100 mg al giorno. La durata del trattamento si deve basare sulla risposta clinica del paziente. In generale, la terapia con gli antimicotici deve proseguire per almeno 14 giorni dopo l'ultima coltura positiva. I dati disponibili non sono sufficienti per supportare l'impiego della dose da 100 mg per un periodo di trattamento superiore a 35 giorni. Pazienti con compromissione renale ed epatica. Non sono necessari aggiustamenti della posologia in pazienti con compromissione epatica lieve, moderata o grave. Non sono necessari aggiustamenti della posologia in pazienti con insufficienza renale di qualsiasi grado, inclusi i pazienti sottoposti a dialisi. Ecalta può essere somministrato indipendentemente da quando viene effettuata la dialisi, vedere paragrafo 5, 2. Altre popolazioni particolari di pazienti. Non sono necessari aggiustamenti della posologia in pazienti adulti in relazione al sesso di appartenenza, peso, etnia, positività per l'IVO nei pazienti anziani, vedere paragrafo 5, 2. Popolazione pediatrica, età compresa tra 1 mese e 18 anni. Dosaggio e durata del trattamento. Il 1 giorno di trattamento deve essere somministrata una singola dose da carico di 3,0 mg/kg, fino a un massimo di 200 mg, successivamente seguita da una dose di mantenimento giornaliera di 1,5 mg/kg, fino a un massimo di 100 mg. La durata del trattamento deve essere basata sulla risposta clinica del paziente. In generale, il trattamento antimicotico deve proseguire per almeno 14 giorni dopo l'ultima coltura positiva. La sicurezza e l'efficacia di Ecalta non sono state definite nei neonati, età inferiore a 1 mese, vedere paragrafo 4, 4. Modo di somministrazione: solo per somministrazione endovenosa. Ecalta deve essere ricostituito con acqua per preparazioni iniettabili alla concentrazione di 3,33 mg/ml e successivamente diluito ad una concentrazione di 0,77 mg/ml per la soluzione di infusione finale. Per un paziente pediatrico, il volume della soluzione di infusione necessario per erogare le dosi varia in base al peso del bambino. Per le istruzioni sulla ricostituzione del medicinale prima della somministrazione, vedere paragrafo 6, 6. Si raccomanda di somministrare Ecalta ad una velocità di infusione che non superi 1,1 mg/min, equivalente a 1,4 ml/min quando la polvere viene ricostituita e diluita come da istruzioni.
Le reazioni associate all'infusione non sono frequenti quando la velocità di infusione di anidula fungina non supera 1,1 mg/min, vedere paragrafo 4. E Calta non deve essere somministrato in bollo. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Ipersensibilità ad altri medicinali della classe delle echinocandine. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. E Calta non è stato studiato in pazienti con endocardite, osteomielite o meningite da candida. L'efficacia di Calta è stata valutata soltanto in un numero limitato di pazienti neutropenici, vedere paragrafo, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Anidula fungina non ha un substrato, induttore o inibitore clinicamente rilevante degli isoenzimi del citocromo P450, 1A2, 2B6, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6, 3A. A zero è importante sottolineare che gli studi in vitro, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Calta durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Calta durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Non sono disponibili dati provenienti dall'uso di anidula fungina in donne in gravidanza. Gli studi sugli animali hanno mostrato una tossicità riproduttiva, vedere paragrafo 5.3. E Calta non è raccomandato durante, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Non rilevante. Effetti indesiderati. Sintesi del profilo di sicurezza. In corso di trattamento con anidula fungina negli studi clinici sono state segnalate reazioni avverse correlate all'infusione, come riassunto nella tabella 1, quali: eruzione cutanea, prurito, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Come con qualsiasi sovradosaggio, devono essere utilizzate le necessarie misure di supporto generali. In caso di sovradosaggio, possono verificarsi le reazioni avverse riportate nel paragrafo 4.8. Nell'ambito degli studi clinici, una singola dose da 400 mg di anidula fungina è stata inavvertitamente somministrata come dose da carico. Non sono state segnalate reazioni avverse. Non è stata osservata una tossicità dose limitante nel corso di uno studio condotto su 10 volontari sani ai quali è stata somministrata una dose da carico da 260 mg, seguita da 130 mg al giorno. 3 dei 10 soggetti hanno riportato un aumento transitorio ed asintomatico delle transaminasi, a 3x limite normale superiore, ULN. Durante uno studio clinico pediatrico, un soggetto ha ricevuto 2 dosi di anidula fungina corrispondenti al 143% della dose prevista. Non sono state segnalate reazioni cliniche avverse. E Calta non è vializzabile. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Antimicotici per uso sistemico, altri antimicotici per uso sistemico. Codice ATC. Jo2AX06. Meccanismo di azione. Anidula fungina ha un'echinocandina semisintetica, un lipopeptide sintetizzato da un prodotto di fermentazione dell'Aspergillus. Proprietà farmacocinetiche. Caratteristiche generali di farmacocinetica. La farmacocinetica di anidula fungina è stata caratterizzata in volontari sani, in popolazioni particolari e nei pazienti. A zero è stata osservata una bassa variabilità intersoggetto nell'esposizione sistemica, coefficiente, dati preclinici di sicurezza. Negli studi della durata di 3 mesi, sono state osservate evidenze di tossicità epatica, inclusi un aumento degli enzimi e alterazioni morfologiche in entrambi i ratti e le scimmie trattati. Elenco degli eccipienti: fruttosio, mannitolo, polisorbato 80, acido tartarico, sodio idrossido, per aggiustamento del pH, acido cloridrico, per aggiustamento del pH. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Calta a base di anidula fungina sono: anidula fungina Medac, anidula fungina Teva. Fonte: foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.